Devo ancora dirvi grazie ragazzi, perché l'ultima recensione che ho fatto della Bluetti con il 200, ebbene questa azienda è talmente soddisfatta dei risultati di questo canale che mi ha dato tutto questo da presentare a voi ragazzi. Ora mi sono messo distante per farvi vedere tutto, poi adesso andremo nella nostra solita postazione con la mia scrivania, come dico io, in legno antico, e andremo a vedere tutti i dettagli. Qui abbiamo un'unità centrale che gestisce tutto con un inverter da 3 kW all'interno e abbiamo due batterie da 3 kWh cada uno. Una volta montato questo apparato abbiamo 6 kWh di batterie con un'unità centrale ragazzi fantastica che voglio descrivervi in questo video, in questa recensione che andrà a chiarire ogni dettaglio sul funzionamento e sulle varie possibilità di utilizzo che abbiamo per questo meraviglioso prodotto. Sotto vedete tre pannelli fotovoltaici da 350 watt l'uno, apribili, quindi trasportabili. E la cosa che mi incuriosisce di questi pannelli è che hanno un'efficienza rara, perché siamo al 23,4% di efficienza. È una cosa abbastanza rara, un monocristallino. Di solito siamo sui pannelli più potenti, siamo intorno al 22,2. Arrivare al 23, quasi 23,5 è sicuramente significativo. E ragazzi, tutto questo viene gestito con questi cavi. Adesso mi avvicinerò alla telecamera perché ragazzi, questi cavi di questa dimensione enorme, una connessione tra l'altro protetta in maniera veramente fantastica. Qui abbiamo un prodotto di una qualità incredibile, incredibile. Cavo morbido, molto grosso, molto potente, e la sua, vedete, la possibilità di essere piegato in questo modo ci dà modo anche poi di non avere quei cavi rigidi che ci rendono veramente difficile andare a posizionare a volte il prodotto da una parte e vicino alla batteria non riusciamo a piegarli. Qui abbiamo gomma buonissima, connessioni fantastiche, perché abbiamo veramente delle connessioni importanti. Io penso siano argentate queste. E andiamo in scrivania che vi voglio far vedere dei dettagli. Avete visto alle mie spalle c'è un pannello fotovoltaico, questo l'ho preso io, e questo è 2,20 m. Questo qui VOC per ISC sono 700 watt. Ebbene, oggi vedremo la configurazione di questo prodotto meraviglioso in tutte le sue, alcune, ovvero tante possibilità di essere configurato per la casa, per il camper, per la baita, e poi anche se avete il GSE, lo scambio sul posto, come caricarlo. Se avete costruito l'impianto che il mio canale consiglia, il fai da te 6 kW da 48 volt con le batterie, possiamo interfacciare i due prodotti per avere extra energia e utilizzare questo, lo vedremo nei dettagli fra poco. Questo poi sarà utilizzato direttamente sul balcone, magari posizionato così se avete tanto spazio, o in orizzontale, quindi avete le due possibilità, verticali e orizzontali. In questo modo avremo un prodotto che è pronto all'uso, ma la cui versatilità e le varie connessioni e le varie possibilità che ci dà di utilizzo sono veramente uniche. Questa è un'azienda leader al mondo. Cosa mi fa felice ragazzi? Che questo canale sta pigliando, grazie a voi, e lo dico sempre, grazie a voi, sta pigliando questo potere per cui le aziende, quelle importanti, quelle significative, passano da questo canale. Vi dico una cosa, qua avete visto che non ci sono aziende che hanno prodotti fake o prodotti non di qualità. La Bluetti è imitata. Ci sono diverse aziende che mi hanno contattato, abbiamo un prodotto simile a Bluetti, abbiamo un prodotto più economico, non originale. No, qui su questo canale ragazzi, quando faccio recensioni sono recensioni di aziende leader o qualità leader. Avete visto che abbiamo la MAN I per quanto riguarda le batterie a cella singola, abbiamo avuto anche la forklift per quanto riguarda quelle bellissime batterie al piombo, e abbiamo adesso queste.
Quindi prodotti di qualità, questo ci tengo a dirlo perché su questo canale non è un canale di recensioni e basta, questo è un canale di fai da te, si insegna a produrre la propria corrente e quando ci sono le recensioni che poi mantengono anche vivo il canale, perché questo ovviamente lo sapete tutti è il mio lavoro, devono essere solo prodotti eccellenti. La mission è sempre aiutare tutti voi ragazzi di impianti piccolini piuttosto che molto grossi a produrre la vostra corrente. Chi ha paura della corrente, non ha capacità, non ha autorizzazioni, no? Insomma non se la sente, ha questo prodotto che è totalmente pronto all'uso, si attacca e funziona. Vediamo dalla mia scrivania ragazzi, adesso vado a portare tutto di là perché questa recensione io la reputo fantastica, in quanto andare ad avere un prodotto già pronto all'uso, sì, attenzione, costa, ok? Quindi se mi mandate messaggi con scritto sì, il fai da te costa molto meno, ma sì, è ovvio, quello è il fai da te, quello è quello a cui ci tengo, ma coloro che invece non se la sentono di costruire questo prodotto oppure hanno difficoltà a reperire un elettricista che li aiuti eccetera, allora cosa fanno? Semplicemente si installano dei pannelli o utilizzano questi che dopo vi farò vedere che sono veramente fantastici, costosi ma fantastici. Questo è un plug and play, cioè questo è pronto all'uso. In questo modo riuscite ad avere un prodotto potente, perché parliamo di una riserva di 6 kW più la produzione giornaliera, se mettete anche diversi pannelli fino alla massima accettabilità, dopo vedremo i dettagli, e a questo punto andate con la vostra riserva. Ragazzi, a motivo dell'entusiasmo mi sono un po' dilungato in questa introduzione, ma so che insomma avete bisogno di dettagli, quindi nessuno di voi sui messaggi mi ha detto sei troppo prolisso, quindi vado avanti così per andare a spiegare tante cose. Adesso ci spostiamo sulla mia oramai famosa, tra virgolette, scrivania in legno antico, così come mi piace chiamarla a me, e andremo a vedere tutti i dettagli del AC300 unità centrale, B300 le batterie e poi vediamo anche meravigliosamente questi pannelli, tutti i dettagli, le connessioni e la versatilità che questo prodotto ci concede per quello che è il nostro impianto off-grid oppure off-grid parziale. Buona visione a tutti ragazzi, iscrivetevi al canale e fra pochi secondi. Eccoci qua ragazzi, ancora nel mio studio con la mia imperterrita scrivania. Molti di voi scriveranno sul canale, lo so, ma che t'ha fatto sta scrivania a sopportare tutti questi pesi? Ebbene sappiate che l'unità centrale, questa, pesa solamente 20 kg ed è trasportabilissima. Qui c'è dentro l'inverter, tutte le schede di controllo, tutte le connessioni e adesso ci avviciniamo per vedere i dettagli. Il vero peso sta nelle batterie, perché queste pesano, ma è normale perché sono batterie LiFePO 4, pesano 30 kg l'una circa. Ebbene anche qui oltre alle batterie abbiamo tutta l'unità di controllo. Avviciniamoci al primo pezzo quindi, che è questa qua, l'unità centrale, il Bluetti AC300. Ebbene, vediamo l'installazione di questo Bluetti. Come vi ho detto, questa è l'unità centrale, quindi non contiene le batterie. Ecco perché pesa anche 20 kg. Questa per funzionare ha bisogno di una, due, fino a un massimo di 4 batterie. Ebbene, con 4 batterie abbiamo 12 kWh da poter erogare, gestiti dall'unità centrale. Per fare questo bisogna connettere i cavi, io li ho già presentati, ogni cavo è una batteria, cavi bellissimi, molto morbidi, molto pieghevoli e anche robusti sia nel modo in cui sono fatti di gomma e di rame all'interno, ma anche le connessioni sono molto ben fatte con una protezione, ovvero un coperchio che va ad aggiungersi al cavo in maniera veramente ferma e definitiva. Vediamo adesso di connettere attraverso le varie porte le batterie all'unità centrale. Bene, innanzitutto in questi due sportelli vediamo che c'è esattamente, precisamente la connessione dei cavi. Ora noi ne useremo uno per il primo pacco batterie e uno per il secondo. Praticamente andiamo a togliere la protezione e andiamo a connettere il cavo
qui c'è anche il lock, cioè tirando avanti si blocca. Connettiamo a questo punto anche il secondo cavo alla seconda batteria. E blocchiamo anche questo. Passiamo adesso con questi due cavi a connettere l'unità centrale e ovviamente per comodità andremo a posizionarla sopra alle nostre due batterie. A questo punto andiamo a inserire il primo cavo della batteria numero 1 nel primo sportello, che è questo, clac, e mettiamo il lock, cioè il blocco, e la seconda batteria nel secondo sportello andiamo a chiudere, bloccando. Qui abbiamo fatto una connessione veramente perfetta, abbiamo, insomma, veramente sono stupendi, cavi di una certa dimensione perché devono portare 3 kW ogni batteria, e quindi connessioni bloccate in questo modo può rimanere permanentemente connesso a casa nostra con tutto ciò che vogliamo far funzionare, oppure smontando possiamo portarceli dove vogliamo. Andiamo avanti e vediamo adesso di accendere l'unità centrale. L'accensione dell'apparecchio, ragazzi, è molto facile. Con la pressione dell'interruttore generale andremo ad accendere anche le batterie e tutto sarà pronto per essere utilizzato. Quindi con un solo interruttore abbiamo 2 o 4 batterie abbinabili e abbiamo la massima potenza. Ci avviciniamo adesso partendo dall'unità centrale per vedere tutti i dettagli e poi passeremo anche alla descrizione delle batterie. Innanzitutto parliamo di queste uscite in corrente continua. Queste sono USB, questa è la classica USB-C da 100 watt, quindi per quelle apparecchiature che richiedono questo connettore specifico. Poi abbiamo 2 porte USB classiche, quelle 5 volt per 3 ampere, quindi sono quelle classiche da 15 watt, e poi abbiamo queste che sono quelle un po' più potenziate, difatti sono 2 uscite USB da 18 watt. Dopodiché passiamo ad altre 2 uscite. Questa è una 12 volt classica che può dare la possibilità di prelevare corrente a 12 volt fino a 30 ampere. Pensate, chiaramente qua ci vuole un connettore specifico che non viene fornito di serie, ma è facilmente trovabile nei negozi, diciamo, abbastanza specializzati. E invece questa qua è un'uscita 24 volt presa accendino classica, perché questo apparato può essere utilizzato anche sui camion. Quindi abbiamo uscita 24 volt o apparecchiatura 24 volt e abbiamo poi una 12 volt 30 ampere, quindi un'uscita anche di potenza. Qui abbiamo, ragazzi, ben 6 plug, cioè 6 prese Schuko per poter connettere tutti gli apparecchi che vogliamo. Chiaramente queste si useranno tutte e 6 quando siamo immobili, quindi cominciamo ad attaccare, che ne so, un phon, un frigorifero, qui possiamo attaccare la lavatrice, qui possiamo attaccare le luci, qui, insomma, quello che vogliamo quando trasportiamo questo prodotto, questo Bluetti, questo C300 sui camper, piuttosto che in una baita, piuttosto che in villeggiatura, quando vogliamo essere sicuri di avere la nostra corrente e soprattutto il fotovoltaico abbinato. Invece per casa, questo lo vedremo dopo, nelle connessioni è sempre sconsigliato attaccare tutto in una presa, ma andare a sezionare l'impianto elettrico. A questo punto io ho pensato, per coloro che hanno una casa modesta, di poter andare a utilizzare una presa per ogni utenza fondamentale. Mi spiego meglio. Su una potremo attaccare ad esempio il magnetotermico che va esattamente alla cucina, l'altro al bagno, uno sulle prese e l'altro alle luci. In questo modo abbiamo diviso, però chiaramente vi dico questo, che queste potenze non possono essere applicate a tutta la casa se la casa è una casa che assorbe molta corrente. Questi sono impianti che arrivano massimo a un 3 kW, però dobbiamo avere un consumo modesto. Questo, ragazzi, è il cavo di alimentazione. Questa è una classica Schuko che attaccheremo e questo invece è il suo cavo che va attaccato in questa presa. Svitiamo questo tappo protettivo e andiamo a inserire questo che è il suo. C'è un pallino bianco qua sopra, lo vedete, che identifica la posizione verticale, quindi molto semplicemente, senza sbagliare, andremo a posizionarlo e a inserirlo, dopodiché andremo ad avvitare la ghiera che lo fermerà e questo sarà semplicemente attaccato a una qualsiasi presa.
Ora, nel caso in cui invece vogliamo un'alimentazione ovviamente più stabile e precisa, non andremo a posizionare questo nella presa, ma andremo a prelevare direttamente la corrente dalla fonte, cioè dal magnetotermico. Una cosa carina, ragazzi, che io non reputo solo un gadget, ma una cosa importante, soprattutto quando siamo su mezzi mobili, è esattamente questa che c'è sopra l'unità centrale, che è esattamente la carica wireless. Un aspetto anche, diciamo, comodo, utile quando noi posizioniamo in soggiorno piuttosto che in camera, piuttosto che in baita la nostra unità centrale con le batterie. Arriviamo la sera, appoggiamo i telefoni lì e vengono caricati. Per poter attivare quindi tutte le prese in uscita, come anche la wireless che abbiamo appena utilizzato, dobbiamo andare sul pannello di controllo. Questo è un display LCD, abbiamo attivazione della corrente continua, quindi noi premiamo, gli diciamo on e lei si attiva. Se vogliamo anche attivare ovviamente tutte le prese che avete visto un attimo fa, noi schiacciamo sull'alternata, diciamo on e lei si attiva. In questo modo abbiamo attivato sia l'uscita in corrente alternata e vedete che si sono accese le spie del carico in alternata e quelle in corrente continua con le relative spie accese. Non abbiamo per il momento nessuna connessione dei pannelli, ecco perché sono spente, e non abbiamo ingresso dalla rete perché le batterie sono cariche e non stiamo connettendo alla rete nulla, quindi non abbiamo inserito la presa che vi ho fatto vedere prima, adesso l'ho tolta e a questo punto non abbiamo un'alimentazione da parte della grid, cioè della rete. In questo modo, come vi ho fatto vedere prima, quando noi appoggiamo un telefono sulla parte AC, ebbene, questo telefono andrà, avete visto con la vibrazione, andrà a caricarsi. Abbiamo possibilità quindi di posizionare due apparecchi predisposti. Questo, ripeto, non è solo un gadget, ma a volte questi apparecchi ci danno delle comodità quando siamo in vacanza, quando siamo a casa o semplicemente da casa nostra arriviamo, appoggiamo e carichiamo. Chiaramente non è questo il motivo fondamentale per acquistare questo apparecchio, però è giusto descriverlo nella sua totalità. Vediamo quindi tutti i dettagli del nostro schermo. Questa è la home page. Quando andiamo in setting abbiamo innanzitutto la lingua, inglese o tedesco. Ebbene, scegliamo inglese per coloro che ovviamente masticano il tedesco. C'è il tedesco, però ecco, qui manca ovviamente tutta una serie di lingue che sono l'italiano, il francese, eccetera. Quelle che interessano a noi ovviamente, per ciò che riguarda me personalmente, è l'inglese. Abbiamo impostato la 230 volt, questo è modificabile da 220 a 240. Abbiamo impostato la 50 Hz, vi ricordo che in Europa è 50 Hz, e poi abbiamo le uscite fotovoltaiche, il DC1 e il DC2. Quando schiacciamo Next andiamo alla pagina successiva e abbiamo il suono che può essere eliminato, abbiamo la funzione eco, cioè lei rimane attiva per poco tempo prestabilito, dopodiché si disattiva evitando di consumare corrente in attesa di un carico. La prima funzione standard UPS è esattamente quello che è il Bluetooth, cioè noi mentre lo utilizziamo possiamo caricarlo, mentre lo utilizziamo possiamo caricarlo con la rete, possiamo caricarlo con i pannelli e lo utilizziamo in contemporanea. Questo è un uso standard finché lui ha corrente all'interno della batteria, dopodiché si spegne. La seconda funzione Time Control UPS è molto intuitiva, cioè noi andiamo a dare dei tempi, cioè a stabilire accensioni e spegnimento. In questo modo lo possiamo utilizzare quando sappiamo che in un certo periodo di tempo dobbiamo utilizzare questo apparecchio. Un'altra funzione interessante è questa qua, Photovoltaic Priority UPS. In questa funzione, attivandola, qui c'è scritto che nella priorità fotovoltaica la C300 riserverà una porzione di batteria, di capacità della batteria come avete settato, cioè 30%, potete mettere 20, 10, 40. Il resto della capacità sarà caricata dalla rete e dal fotovoltaico se è disponibile. Quindi qui crea un mix e in questo modo lui dà una priorità sotto il 30%, dà una priorità fotovoltaica, cioè carica senza assorbire dalla rete. E qui dice che è raccomandato allora è raccomandato l'uso di questo sistema in quelle aree dove la rete
è stabile, quindi là dove la rete è stabile si crea un mix tra energia della rete e fotovoltaico, qui possiamo settare una riserva. Sotto il 30% lui dà priorità fotovoltaica, facendo un mix sui consumi con la rete. Torniamo indietro e vediamo altre priorità. Vabbè, questo è in modo silenzioso. Ecco, questo è interessante, Max Grid Input Current, e qui voglio poi dare una specifica da scrivania. Questo è molto importante per coloro che hanno la corrente in base allo scambio sul posto con i vari contratti energia. Qui possiamo settare il massimo, andiamo nel Base Mode, significa che noi possiamo stabilire la corrente massima che il Bluetti AC300 utilizza per caricare le batterie. Quindi è impostato di serie 10 A, che significa circa 2200-2300 watt. Qui possiamo mettere 3 A, quindi andare intorno ai 600 watt, intorno ai 1000 watt, intorno ai 1400-1500, fino ad arrivare al 2200-2300 watt. Oppure si può modificare in funzione a una nostra ottimizzazione personale da 1 a 10 A, però da lì non si esce perché è la carica massima del Bluetti. Ora, perché questa cosa è interessante? Adesso lo vediamo direttamente sulla scrivania, e qui entriamo in un aspetto molto importante, quello di utilizzare la corrente prodotta da Energia Fai da Te, quindi il canale del Fai da Te, piuttosto che, come tanti amici mi scrivono, dalla rete attraverso i vari contratti di energia, per caricare queste batterie in un modo molto intelligente. Ragazzi, qui ho voluto fare una pausa specifica perché qua adesso si apre il mondo Energia Fai da Te. Questo prodotto preassemblato adesso lo andiamo a collocare all'interno del nostro canale. Che cosa possiamo fare con questo prodotto? Vi dico solamente, in questo video io enuncerò 2 o 3 cosettine molto semplici. Sappiate che questa recensione non finisce qui, perché andremo avanti ancora con dei dettagli che riguarderanno anche, come molti amici del canale mi scrivono, i vari scambi sul posto, l'utilizzo non solo in emergenza ma anche come batterie ausiliarie all'interno del nostro canale Energia Fai da Te. Oggi parleremo di una cosa molto, ripeto, molto interessante. Ci saranno ovviamente tutti i soliti link in descrizione, correte se siete interessati. Per amore del cielo, qui non obblighiamo nessuno, non obbligo nessuno ad acquistare nulla. Allora, voi immaginate a questo punto di avere questo prodotto in casa. Voi avete un conto energia, scambio sul posto, quello che avete. Cosa succede con questi? Qui lo sapete che non parliamo, non descriviamo questi prodotti, perché questo è un canale Energia Fai da Te. Molti amici, ma dico molti intendo migliaia, purtroppo non sono contenti di questa cosa. Nel momento in cui staccano, anche tu, nonostante hai i pannelli, non hai più la corrente, il tuo sistema si blocca. Questo ha una logica, perché non puoi, mentre loro staccano la corrente, produrre e mandare corrente là dove ci sono operai che stanno lavorando. Non è corretto ed è pericoloso. Quindi per questioni di sicurezza viene staccata la corrente. Ora, quindi noi abbiamo una condizione per quanto riguarda lo scambio sul posto, dove se manca la corrente anche noi non l'abbiamo. Ebbene, possiamo utilizzare questo come riserva per casa. Questo non cede niente, non cede nulla alla rete, non passa corrente, al contrario. Ma cosa possiamo fare? Ebbene, io oggi ho portato 3 strumentini semplici, 2 in particolare uno ancora più complessi, ma semplici e utili. Perché? Ragazzi, immaginate di avere questo installato a casa. A questo punto il sole parte a una certa ora, ok? Avete visto quello che ho detto? La settabilità, cioè questo è programmabile in carica batterie da pochi ampere fino a 10 ampere, che sono 2,3 kW. Ora, se noi stabiliamo in funzione di quanti pannelli abbiamo con lo scambio sul posto, ma anche in funzione di quanti pannelli abbiamo come Energia Fai da Te, quindi sul nostro canale di Fai da Te, e quindi in funzione anche della potenza dell'inverter, noi andremo a gestire la corrente di carica prelevandola direttamente dallo scambio sul posto. Come? Vi dico il primo metodo, proprio quello dove spendete 8 euro, ok? Un timer. Io ho preso proprio questo per farvi capire la semplicità della cosa. Questa è la spina. Ricordate, noi abbiamo deciso di attaccare il nostro prodotto
ad una spina e questa spina arriva dal quadro generale, arriva quindi dalla rete, che sia scambio sul posto o rete nazionale o quello che volete voi. Qui ci attacchiamo il nostro AC300 Bluetti. A questo punto lui, in base al timer, attiva l'alimentazione. Immaginate che lo scambio sul posto si attiva quando c'è il sole, ma se non c'è il sole voi comunque dovete usare la corrente e dovete caricarlo, quindi in entrambi i casi voi avete bisogno di un prelievo. Ebbene, questo prelievo lo potete attivare all'ora prestabilita da voi. Vi spiego meglio. Alle 9 di mattina di solito abbiamo i nostri pannelli illuminati. Se è nuvoloso fa niente perché dovete comunque prelevare, quindi nuvoloso o soleggiato alle 9 di mattina attivate il timer, lui chiude il circuito, alimenta lo strumento che si carica. Quante ore ci mette? A secondo di quanto avete impostato come carica batterie, quindi 2 A, 5, 10, 7, 8, perché è anche settabile in maniera specifica. A questo punto voi caricate con il sole direttamente dalla rete, se avete la rete, o direttamente dallo scambio sul posto, se avete lo scambio sul posto. Una volta caricato questo, lui rallenta fino a fermarsi. Il timer verso pomeriggio, sera, quando ovviamente in inverno alle 4, 3-4, in estate verso le 6-7, il timer fa off e si spegne. A questo punto vi ricordate che ho detto utilizzate le uscite per strumenti dedicati, quindi avete attaccato magari il frigorifero, le luci, sempre passando dal vostro magnetotermico, fate le linee sezionate. A questo punto la sera, come di giorno, tutto verrà assorbito da questo impianto, dal Bluetti, e voi avrete caricato in maniera gratuita dallo scambio sul posto. Ora, non volete usare questo semplice perché volete fare qualcosa di più complesso, di programmabile. Ebbene ragazzi, adesso questi due vi consiglio di acquistarli perché saranno oggetto di diversi video che faremo in futuro sulla programmazione del nostro impianto. Si chiamano Sonoff, sono degli strumenti molto semplici. Questo è uno di quelli molto semplici, parliamo di 10-12 euro, e questo è il Sonoff Mini, un altro strumentino molto interessante. Ebbene, questi due rispetto all'altro sono programmabili dal telefonino con un software semplicissimo, installazione semplicissima, costo bassissimo. E cosa fate? Riuscite a controllare la timerizzazione e non solo dal vostro wifi ovunque vi trovate, quindi potete accendere, spegnere, programmare le accensioni eccetera. Quindi dalla semplice spina connessa con un timer di quelli analogicissimi andiamo invece a creare una situazione invece wifi dove dalla rete andiamo a programmare il tutto. Questo tra l'altro, il Mini, ha una fantastica possibilità, che questo può attivare dei relè sia in circuito chiuso che in circuito aperto, quindi quando facciamo l'on off andiamo anche a stabilire altre programmazioni. Insomma, la versatilità è altissima. Io vi ho detto, questo video è lungo, ve l'avevo detto, ma so che mi manderete messaggi con scritto vogliamo così, grazie, e grazie anche della vostra pazienza, perché questo prodotto è fantastico. Ragazzi, lo ripeto per l'ultima volta, è costoso, sì, purtroppo, se lo regalassero io sarei il primo a comprarlo, anch'io. Ora, cosa succede? Che attraverso queste programmazioni e attraverso tutti questi strumentini vi ho già detto che faremo diversi video in futuro. Iscrivetevi al canale ragazzi, non perdetevi queste chance, chiaramente se è vostro piacere e se è vostro piacere costruirvi la vostra corrente. In questo modo, come dicevo, abbiamo praticamente un automatismo. Sorge il sole, carica questo. Abbiamo una batteria, carichiamo 3 kW. In funzione, attenzione, in funzione dell'amperaggio che abbiamo scelto avremo un tempo di carica. Mi spiego meglio. Non possiamo mettere 10 A e quindi assorbire 2 kW dal nostro impianto fotovoltaico se l'impianto è 3. Perché quando la casa poi cerca utilizzo rischiamo che la corrente salta. Se abbiamo invece 10 kW di fotovoltaico con lo scambio sul posto, allora possiamo prendere anche 10 A. Quindi questo in funzione della potenza che abbiamo sul nostro impianto fotovoltaico, ma anche sul nostro di energia fai da te, quindi tutto fai da te. Che inverter abbiamo? Un 6 kW? Allora possiamo prelevare 2,2, 2,3 che è il suo massimo, perché abbiamo gli altri
3 kW. Attenzione ai limiti, lo dico sempre, gli inverter non vanno mai utilizzati ibridi o toroidali superiori al 70% della loro massima potenza, il che significa che dobbiamo avere questa accortezza per non inchiodare il sistema. La cosa è molto bella, questa non avrà blocchi perché la linea dedicata che andiamo ad alimentare non si fermerà mai. Chiaramente dobbiamo fare un altro calcolo, quanto consumo nella notte, quanto mi si può scaricare, non possiamo stare al limite perché sennò anche questa, se abbiamo il timer che è andato in off e questa si esaurisce, alla fine avremo tutti gli strumenti connessi che puff andranno in off. Facciamo gli impianti con cognizione di causa, prendiamo l'abitudine di diventare dei micro tester, cioè coloro che in un qualche modo non sono solamente quelli che seguono il canale Energia Fai da Te, ma vanno poi a capire il perché delle cose. Quindi non assorbiamo tutta la corrente. Se noi abbiamo un'abitudine, abbiamo ad esempio queste due batterie, sono 6 kWh, e di notte andiamo a consumarne 3, è l'ideale, 4 è l'ideale. Di giorno useremo la corrente sempre in diretta, queste saranno sempre cariche e poi che dire delle emergenze, queste intervengono. Quando poi alla fine si staccherà il tutto, vedremo anche come risolvere questo problema nei prossimi video, cioè fare il passaggio automatico alimentando il Bluetti sempre dalla rete, ma dando la priorità sul Bluetti. Ricordatevi di non attaccare solo una spina qua attacco tutto, no, sezionate, perché andiamo a dividere un po' quelli che sono i cavi interni e la struttura che è stata dimensionata per lavorare in un certo modo. Andiamo avanti con questa conversazione. Avete capito una cosa fondamentale: questo si presta a tante modifiche, a tanti ampliamenti, a tanti tipi di utilizzo. Su questo canale vedremo non solo questa che è una recensione pura che presenta questo prodotto bellissimo, ma vedremo anche come combinarli sia con la corrente che abbiamo gratuita dal sole attraverso lo scambio sul posto, che soprattutto anche con Energia Fai da Te, quindi attraverso il nostro canale. Andiamo avanti ragazzi con altre spiegazioni veramente interessanti e tutte le varie connessioni. In questo modo vediamo la possibilità di collegare l'energia fotovoltaica in parallelo. In quest'altra Bluetooth ovviamente la connessione Wi-Fi on. Qui dice che il Bluetooth è disconnesso, invece il Wi-Fi è connesso perché ho installato appunto l'app. Ebbene sì ragazzi, adesso andremo proprio a installare l'app e questa è una cosa veramente carinissima perché è molto semplice, molto facile da installare. Vi ricordate quanti impianti stiamo facendo in Fai da Te dove veramente abbiamo un po' di difficoltà a installare le app? Ebbene, è vero che questo prodotto è costoso, ma per coloro che dicono mi serve, pronto, bello all'uso, o hanno anche disponibilità economiche, io non sono invidioso di nessuno, a me piace il Fai da Te, me lo faccio oramai da 42 anni, però c'è anche chi compra. Cosa dobbiamo dire a chi compra? Non siamo su questo canale invidiosi di nessuno, non siamo invidiosi degli youtuber, non siamo invidiosi degli installatori, degli elettricisti, e tutti stanno passando anche da questo canale in una grande collaborazione. Anche coloro che hanno aperto attività e negozi stanno facendo i webinar, che siano elettricisti o installatori. Ebbene ragazzi, l'app ve la faccio vedere, facile da installare, e a questo punto noi abbiamo in qualsiasi parte del mondo ci possiamo trovare il controllo totale del nostro Bluetti. Possiamo accendere, spegnere, gestire un sacco di cose, attivare le prese AC e DC, insomma un'app semplice e veramente funzionale. Per l'installazione dell'app abbiamo dietro la C300 un QR code, quindi con la nostra macchina fotografica del nostro telefonino andiamo a puntare questo codice e installeremo l'app, non un'app generica, ma un'app che riguarderà e sarà dedicata a questo apparecchio specifico, perché ogni apparecchio avrà un suo QR code, quindi non andiamo a fare un'installazione generica, ma andiamo a farla mirata per questo apparecchio, e questo dà anche una certa sicurezza nell'installazione. Andiamo avanti ragazzi. Bene, quando andate sull'app della Bluetti, che potete scaricare ovviamente da iOS se avete la Apple piuttosto che da Android, vi ritrovate con questo software. Vedete che io praticamente ho già scaricato e attivato quello che a me serve per la maggiore, ovvero le mie porte DC e AC. Praticamente cliccando su qui mi apre quella che è la condizione generale del Bluetti. Vedete, è un'app molto semplice che mi fa vedere
il consumo e la carica indiretta. Sulla parte superiore abbiamo esattamente il fotovoltaico a sinistra e la rete a destra. Questa è la batteria che in questo momento è al 100% e sotto, nella parte inferiore, abbiamo il DC, cioè la corrente continua, e la C. Ora io dalla mia app, dal telefonino, posso cliccare e disattivare la presa AC. Quindi la corrente continua si sgancia. Allo stesso modo posso disattivare la corrente alternata, ovvero le mie prese. Bene, in questo modo ho il controllo di cosa? Delle funzioni più semplici, più istintive, il resto sono le configurazioni e praticamente qua sotto ho anche un riassunto perché il totale dei kilowatt generati dal fotovoltaico vengono indicati anche qua sotto, quindi ho anche un'indicazione di quello che è un po' il concetto di salvaguardia della natura, cioè non ho inquinato per una certa entità, per un totale di. Un'app, come vedete, molto semplice. Io qui vi faccio vedere quella che è la finestra che interessa a noi, cioè la finestra principale dell'app, e poi dietro, qua in alto, troviamo tutte le varie configurazioni cliccando su questa che è la classica icona che riguarda i settaggi. Se proseguiamo alla prossima videata, vediamo che ci sono altri elementi. Il touch sound, cioè quando schiacciamo fa il suono sì o no. Abbiamo la luminosità di questo display. Io ho scelto una luminosità media. Abbiamo lo sleep time, cioè dopo 5 minuti oppure meno andiamo a far spegnere l'apparato, e poi il settaggio delle date e dell'orario. Se andiamo avanti ancora, abbiamo il Restore Factory Settings, cioè resettiamo tutto l'apparato a quello che sono i dati di fabbrica. Questo è interessante nel caso che abbiamo fatto un errore, c'è qualche malfunzionamento e non sappiamo cosa abbiamo fatto, anche se l'apparecchio è molto semplice, però in questo modo andiamo a far tornare tutte le configurazioni a quelle di fabbrica. E questo ovviamente è la nostra home page, cioè abbiamo la visualizzazione totale. Vedete che erano attive la DC e l'alternata, ebbene dall'app io le ho disattivate, quindi con la pressione in diretta si attivano sul display e con l'app si possono anche disattivare. Gli allarmi sono errori che sono stati individuati e quindi schedati dalla struttura, dal Bluetti, dalla nostra C300, e qui vengono elencati. Con il clear andiamo a pulirli, quindi back, torniamo indietro. E data è un'altra cosa interessante, ci fa vedere tutte le informazioni che riguardano il nostro apparato. Se andiamo ad esempio nella battery information, vediamo che lo state of charge è il 100% e della seconda batteria 100%. Qui abbiamo possibilità di connettere fino a 4 batterie. Back per tornare indietro. Qui tutte le informazioni sono insomma molto interessanti, tutti i dettagli che ci servono. Non ci sono cose in più che ci fanno perdere la testa nelle configurazioni, ci sono le cose fondamentali. Spegniamo anche questo. Ragazzi, in dotazione anche ci sono veramente un sacco di cavi. La sua custodia è un sacchetto veramente bello, fatto bene, stampato, e poi manuali anche. Questo è il manuale dell'unità centrale, questo è il manuale delle batterie 1 e 2 e questo è il manuale dei pannelli fotovoltaici. Insomma, sono veramente semplici ma anche chiari. Vi faccio vedere quello dell'unità centrale, che è molto molto semplice, è scritto in tedesco e in inglese. Noi andiamo nella fascia inglese e vediamo dall'inizio tutte le spiegazioni totali. Vedete il contenuto, tutto quello che c'è dentro, tutti i cavi, le loro funzioni. Poi andiamo a vedere il pannello di controllo, spiegazioni chiare, illustrate, semplici, step by step. Veramente vedete anche questo, tutte le funzioni, a cosa serve una cosa piuttosto che un'altra. Insomma, direi che è molto molto ben fatto. Spiegazione dei cavi, poi le varie funzioni, le varie configurazioni anche per l'allaccio alla rete,
e quant'altro. Insomma, il manuale è veramente completo e chiaro, finalmente, perché spesso siamo con manuali con 4 fogli. Questo invece è un manuale 2 lingue, chiaramente, però che spiega veramente bene tutto quello che dobbiamo sapere di questo prodotto. Per quanto riguarda i cavi, ragazzi, questo è quello di alimentazione, l'abbiamo visto prima, un cavo bello, fatto bene, con la sua ghiera di chiusura finale. Qui abbiamo fase neutro e terra, e questa è la classica presa dove ci possiamo attaccare. Questo quando lo usiamo, diciamo, in funzione da asporto, in funzione di emergenza, o una casa piccola o una baita, ce lo portiamo così o lo lasciamo installato a casa così. È una funzione molto semplice, cioè attacchiamo questo a una presa di corrente, dopodiché tutte le prese le utilizziamo direttamente con gli apparecchi. Questi sono i 2 cavi delle batterie, perché adesso lo vedremo in diretta, sono esattamente l'ingresso nella batteria, hanno un attacco MC4 un po' per tutto. Quindi qua cosa attaccheremo? Ad esempio, se siamo su un camper, attaccheremo questo alla batteria e questo lo attaccheremo agli MC4. In questo modo andremo alla presa accendino, ad esempio del camper oppure della macchina, e durante un viaggio riusciamo a caricare totalmente la batteria o le batterie. Hanno optato per questi attacchi MC4 perché danno universalità a quello che poi è l'attacco fotovoltaico. L'ultimo cavo in dotazione è questo, che è un po' il cavo generale, cioè a questo, adesso lo vediamo dove va attaccato, è un quadripolare. Praticamente abbiamo 2 uscite, positivo e negativo, positivo e negativo. Queste vanno dove? O a 2 stringhe di pannelli, o a una stringa di pannelli e una pala eolica, o ha un alimentatore da macchina che va a caricare direttamente. Vedete, gli attacchi li hanno fatti apposta così, per andare a usare una sola tipologia e poi attaccare questo nell'auto. Insomma, un cavo bello. Vediamo subito questo dove va connesso, perché è quello che adesso utilizzeremo per fare la nostra prova poi con i pannelli fotovoltaici. Ed eccoci qua col cavo che vi ho fatto vedere prima, con questa presa quadripolare e poi questi attacchi MC4. Questo è il cavo di alimentazione, cioè qui è la presa dove va il cavo di alimentazione. La parte sotto ci va questo cavo dove c'è un ingresso da 12 a 150 volt in corrente continua, 12 ampere per 2, quindi qui abbiamo possibilità di attaccare veramente tanta roba. Qui la spina più grossa va sopra, andiamo a connettere, una volta connesso avvitiamo la ghiera e il cavo si è fissato. A questo punto qui attacchiamo quello che vogliamo, e adesso andremo proprio a fare una prova collegando 2 pannelli fotovoltaici direttamente a questo AC300. Ragazzi, ho piazzato già uno dei 3 pannelli. Questa è l'unità centrale con la batteria, e adesso questo pannello lo vado ad aprire per farvi vedere quanto è semplice. Bisogna sganciare le corde e il pannello è già pronto per essere utilizzato. Qui vedete delle fasce che, una volta estratte, fanno da appoggio per il pannello stesso, vedete? Allora, a questo punto vado ad aprire anche questo e a fissare quelli che sono gli appoggi laterali. Vedete? In questo modo vado a posizionarlo inclinato rispetto al sole. In questo modo vado a dargli un'angolazione rispetto a questi posizionati in maniera dritta, e posso dirigerlo verso il sole. Adesso lo faccio e vediamo direttamente la produzione dall'unità centrale. A questo punto ecco posizionata l'unità centrale con la prima e la seconda fila di pannelli, come vedete molto stabili, con questi appoggi nella parte posteriore. E questa è la seconda fila. Ovviamente qui è un montaggio che sto facendo per prova,
che però rende già chiara l'idea di come si comportano. La superficie non è eccessiva, però è significativa. Questi sono 350 watt con una resa veramente, un'efficienza veramente alta. Adesso accendiamo il tutto e vediamo la produzione in diretta. Ecco qui ragazzi, l'installazione è terminata. Abbiamo qui l'unità centrale con la sua batteria e il cavo che vi descrivevo prima in studio, che va a connettere le due stringhe di pannelli attraverso questi connettori MC4, una a destra e una a sinistra, e abbiamo la produzione. Questo è quello che avviene con i sostegni pieghevoli, molto carino, molto robusto, sono regolabili, quindi possiamo dare l'angolazione che vogliamo in modo da ottimizzare la produzione. Molto interessante, un prodotto veramente piacevole. Queste sono le due stringhe posizionate. Ovviamente adesso siamo al tramonto, quindi non abbiamo un sole diretto, la produzione è veramente bassa, come ben sapete oramai, amici del canale. E questa è l'installazione delle due stringhe. A questo punto ragazzi, come si chiudono i pannelli? È la cosa più semplice e veloce che c'è. Si prendono, si alzano, guardate le gambe, si chiudono da sole, si sono già chiuse. A questo punto noi appoggiamo due pannelli così a sostegno, prendiamo il cavo, lo avvolgiamo in questo modo. A questo punto, quando abbiamo avvolto il cavo, lo inseriamo nella sua borsa, chiudiamo la borsa, fantastico. Dopodiché chiudiamo i pannelli frontalmente, 1, 2, 3, 4. E a questo punto abbiamo finito. A questo punto abbiamo chiuso i pannelli, semplicemente mettiamo la chiusura di sicurezza, 1 e 2, ragazzi, pochi secondi, e possiamo riporli o in camper o a caso, sul balcone, sul terrazzo, dove abbiamo deciso di depositarli. Andiamo avanti, adesso vediamo altri dettagli importanti, precisamente il montaggio di un pannello che non è questo di serie, ma un eventuale pannello che potete avere voi a casa. Nel particolare useremo questo qua da 560 watt nominali, ma da 700 watt di potenza massima VOC per ISC. Un pannello veramente gigantesco. Andiamo subito che vi faccio vedere questa belva che avevo anche menzionato all'inizio di questa recensione. Ragazzi, adesso andiamo a installare questo pannello mastodontico 210 x 110, sono 500 watt, sono 50 volt e 12 ampere. Vi ricordo che la Bluetti, la configurazione della Bluetti accetta un massimo di 2400 watt fotovoltaici con un range di tensioni da 12 a 150 volt, quindi a seconda dei pannelli che abbiamo possiamo fare delle stringhe in parallelo o in serie come vogliamo. Basta stare dentro questi range, cioè 12-150 volt, 12 ampere massimi e 2400 watt. Già lo sapete perché già lo descriviamo nei regolatori di carica classici nostri del canale delle Pever. Dobbiamo rispettare questi range per evitare di fare danni. Con questo pannello posizionato sul balcone, in orizzontale, sul muro, così, in inverno è fantastico perché il sole è basso e se abbiamo il balcone a sud andiamo veramente a produrre tanta corrente, soprattutto nel momento in cui la corrente manca, proprio perché il sole è molto basso. Chiaramente poi baita, casa, dove vogliamo noi, se abbiamo questi pannelli il risultato è veramente eccezionale. Andiamo a installarlo e vediamo la configurazione. Ebbene ragazzi, ho voluto installare proprio qui, così appoggiato al muro, con un'angolazione intorno ai 10 gradi, al sole, per farvi vedere questo pannello che sta producendo in questo momento 350 watt, quindi potenza pura, pannello molto alto, agganciato col suo cavo direttamente alle connessioni MC4 positivo e negativo, e andiamo a caricare con 350 watt in questo momento per via dell'angolazione, del fatto che il sole è un po' oscurato dall'umidità, c'è un po' di umidità nell'aria, e andiamo però a caricare la nostra batteria. Ovviamente ricordate che questa condizione di sole diretto sugli apparati non va bene, quindi questo deve andare in una zona protetta. Con il sole che colpisce direttamente
il pannello e l'apparato non riusciamo ovviamente a leggere il display, però in questo momento produce 350 watt. L'angolazione, come vedete, è veramente minima, è quasi dritto sul suolo e quindi non è quella ottimale. Io l'ho fatto solo per farvi vedere. La connessione è molto semplice. Ho connesso l'unità centrale AC300 con la batteria, quindi con questo cavo, dopodiché il cavo multiuso, quello che diciamo serve un po' per tutte le tipologie di connessioni, questo va direttamente connesso ai pannelli, come vedete chiaramente qua dietro. Quindi MC4 positivo e negativo, e abbiamo fatto una connessione diretta. Ovviamente il pannello, se decidete per questa tipologia, va fissato saldamente al muro, alla tettoia. Questa è una panoramica generale, una cosa che non ho descritto all'interno, e questa venturina che a fronte di surriscaldamento parte molto efficiente e molto silenziosa, ragazzi. I dettagli sono stati veramente curati in maniera, direi, maniacale. Bene ragazzi, adesso ipotizziamo di voler utilizzare in funzione UPS, cioè come scambio automatico, come emergenza, come quei prodotti che ci sono sui computer, quando manca la corrente lui interviene. Mi spiego meglio, vi introduco anche in questo video un altro prodotto che sarà ampiamente descritto, installato nei vari video che faremo per la collocazione di questo prodotto all'interno del canale Energia Fai da Te, non solo Bluetti ma anche tutta la nostra rete Fai da Te. Questo prodotto si chiama ATS, è abbastanza conosciuto, non è un prodotto nascosto, però oggi ve lo voglio spiegare. Anche di questo ci sono i vari link su questo video specifico, perché è un prodotto economico e che ci risolve un sacco di problemi. Questo è il prodotto, ragazzi, questo è l'ATS. Io ho preso questo dove c'è la rete e il generatore, ma non cambia nulla perché possiamo attaccare la rete alla rete. Ci sono anche quelli specifici con rete. La funzione è sempre quella, probabilmente è solo una questione di serigrafia. Hanno stampato questo disegno per attrarre coloro che vogliono attaccare qua un generatore. Il punto qual è? Questo è un commutatore, un deviatore, un contattore, un ATS, sono tutti quasi sinonimi l'uno dell'altro. Cosa fanno questo? Nella funzione manuale, io dopo che ho attaccato qua la linea che autodefinisco primaria, cioè voglio che la linea primaria sia la rete, sia lo scambio sul posto, questa è la primaria, oppure stabilisco che questa è la primaria, perché la primaria andrà ad alimentare una delle bobine di scambio. Dopodiché ci sarà la secondaria, cioè entrerà un'altra tensione. Qual è la secondaria? Se ho stabilito la primaria, il Bluetti, quindi utilizzerò sempre il Bluetti finché è scarico. Quando è scarico, questo passerà in automatico alla secondaria, cioè la rete. Ecco che allora se ho connesso il Bluetti ai pannelli fotovoltaici, ho i 2400 watt che permette il Bluetti, che non sono pochi, perché su una giornata riesco a fare 12-13 kW ovviamente in estate. A questo punto utilizzo questo sempre in maniera dedicata, non connettiamo tutto su uno. A questo punto alimento la casa, si scaricano questi, giornate nuvolose. Il momento in cui questo si spegne, la bobina non viene più alimentata e lui passa alla rete, e quindi andiamo ad assorbire dalla rete. Questo è una cosa, il momento in cui riparte, perché viene caricato, dicevo, ripassa a Bluetti. Questa è una cosa molto automatica e molto interessante. Possiamo considerare il Bluetti anche invece come un'emergenza, quindi la primaria diventa la rete. Il momento in cui staccano la rete non c'è più, si attiva Bluetti. Ovviamente nei passaggi che tutti dicono essere qualche millisecondo, 20 millisecondi, 30 millisecondi, sappiate che soprattutto su alcuni carichi induttivi, frigoriferi, condizionatori, non certo sulle luci, non ce ne accorgiamo neanche, ma su questi carichi potremo avere lo spegnimento, perché questo piccolissimo ammanco, questa carenza di presenza, di tensione su questi strumenti potrebbe causarne lo spegnimento, dopodiché ripartirebbero.
Questo è inevitabile, ragazzi, ci sono degli strumenti di controllo molto più precisi, molto più costosi, ma su questo canale stiamo andando progressivamente per evitare di saturarvi, a voi tutti soprattutto che magari non siete addetti ai lavori, di saturarvi con una conoscenza troppo approfondita di questi strumenti elettronici che vanno i soft start piuttosto che i comparatori di tensione, insomma c'è tutta una serie di cose che analizzeremo. Bene, questo è interessante, abbiamo qua sotto il carico, cioè la casa è qua sotto, dopodiché qua decidiamo quale linea essere secondaria e quale linea essere primaria. Possiamo far diventare il bluetti primario, voglio consumare prima tutto lui perché ho attaccato i pannelli e poi passo alla rete. Possiamo farlo diventare secondario, io vivo in una zona dove ho lo scambio sul posto ma manca sempre la corrente, allora non voglio degli ammanchi, quindi sempre scambio sul posto, poi clac, passa a bluetti in emergenza. Questa è una scelta vostra e questo è un prodotto semplice. Vedete il link che vi metto, i due link, perché abbiamo un sito europeo che conosciamo bene, più costoso ma più rapido, e vi metto anche il link invece di AliExpress, persone affidabili, aziende affidabili che lo mandano, e che è questo, dove a costo inferiore ci mette un po' più di tempo per arrivare, ma adesso hanno migliorato anche su Ali, nel senso che ci mettono molto meno tempo ad arrivare le merci. A questo punto abbiamo anche la possibilità manuale, questa è fantastica perché noi stiamo andando con la rete, ho i bluetti pieni perché devo andare a rete, voglio utilizzare la mia corrente nonostante abbia scelto bluetti come emergenza, bene, track, neanche ce ne accorgiamo, è passato su bluetti, dopodiché vogliamo riposizionarlo sulla rete, track, è un attimo. Vi ripeto, io ho preso questo perché poi con un altro di questi, con i tanti che monterò, andrò anche ad attaccare un generatore e quindi in automatico darò priorità al generatore. Quando lo accendo, clac, e deve andare con la corrente del generatore tutto quello che ho attaccato, carica batterie, casa e quant'altro. Ragazzi, quante cose stiamo dicendo su questo prodotto, ma soprattutto sulla versatilità e sull'utilizzo di tutti i prodotti ausiliari che in questo canale vi propongo. Spero, al di là che li utilizzerete o no, ma che vi stia dando quella cultura che serve per, ragazzi, la mission, produrre la propria corrente elettrica. Andiamo avanti, ragazzi, siamo oramai addirittura d'arrivo. Spero che non abbiate fatto arrabbiare le mogli, i figli, priorità alla famiglia, priorità alle cose fondamentali, e queste, nonostante l'energia sia fondamentale, guardatemi, vi prego, quando avete i vostri momenti liberi. Andiamo avanti, ragazzi. Ragazzi, quando ho aperto la confezione del bluetti, tra l'altro veramente conservata in maniera fantastica, ho trovato anche all'interno questa confezione. Ebbene, questa confezione, una volta aperta, ho visto che c'è dentro una cosa bellissima e mi sono chiesto cos'è. Non lo sapevo nella mia ignoranza, ed è un programma che la Bluetti segue di donazione, dove praticamente noi che contribuiamo, noi che paghiamo questo prodotto, contribuiamo a un progetto di beneficenza con una fettina di soldi che va all'Africa per alimentare quella che è la corrente di una famiglia. A noi ci resta questo che insomma è carino, io non so se è vetro o plexiglass, comunque è un oggetto, un soprammobile carino. Vabbè, questo ve lo dico perché nella recensione era dentro, e dato che è bella come cosa, prodotto venduto che contribuisce in questa sorta di beneficenza. Va bene? Ok, ragazzi, andiamo avanti, siamo alle fasi conclusive di questo video, di questa recensione, e lo sapete che qua passano solo i "di questi mi fido", è il titolo della mia recensione. Coloro dei quali non mi fido più vengono tolti da questo canale. Andiamo avanti. Una cosa importante che ci tengo a dirvi anche della descrizione di questo prodotto è che abbiamo delle interfacce. Se voi decidete di acquistare perché avete una possibilità economica o un'esigenza particolare, o avete pensato che il denaro non vale più la pena di accumularlo ma di investirlo in beni duraturi, a questo punto magari avete deciso di acquistarne due di questi, ebbene qui sul lato c'è un'interfaccia di comunicazione, ovvero possiamo connettere due AC300 insieme con le relative batterie, e questi comunicheranno tra loro per andare a gestire la corrente. Questo è un aspetto molto importante che dà anche potenza, affidabilità e versatilità a questo prodotto.
e soprattutto utilizzando i pannelli fotovoltaici andiamo a far diventare il prodotto 2400 watt più 2400 watt, comincia già a diventare un impianto importante, significativo. Teniamo presente che anche solo questo prodotto è un 3 kW onda sinusoidale pura, quindi abbiamo un'efficienza veramente importante per quelli che sono i nostri elettrodomestici, soprattutto quelli corredati di schede elettroniche. Tenete presente che qui all'interno ci sono anche 2 regolatori di carica MPPT, quindi che seguono l'algoritmo dell'andamento solare per ottimizzare i pannelli durante la carica, cioè il prelievo della corrente durante la carica delle batterie. Quindi il prodotto è veramente eccezionale. Descriviamo adesso un attimo le batterie. Come vedete, molto semplici. Quando accendete l'unità centrale si accende tutto. Qui abbiamo 5 LED che indicano lo stato di carica. Io ho voluto caricarle al massimo perché ho la mia corrente del mio canale, dei miei, lo sapete benissimo, regolatori di carica e quant'altro. Ebbene, l'ho caricata. Qui abbiamo delle uscite, 2, e qua c'è un'uscita 12. Queste sono USB. Abbiamo la classica USB-C, quindi questo formato C da 100 watt, e poi abbiamo questa uscita che è la classica, però carica diciamo veloce perché è la 18 watt. Bene, qui abbiamo anche una presa classica accendisigari per poter utilizzare la 12 volt con 10 ampere. Ora ragazzi, vi dico questo. Voi dovete andare a fare una scampagnata con gli amici, con la macchina, volete la corrente, oppure col camper, una cosa veloce, ma già il camper è più attrezzato. Cosa fate? Non portate tutto, portate solo la batteria, una. Perché? Perché qui avete dentro 3 kWh, attaccate alle USB per caricare i telefonini, attaccate alla presa classica accendino per accendere delle lampade, cioè avete queste versatilità che vi consentono, se non dovete utilizzare la 230, cioè solo inverter, senza l'inverter ma solamente la 12 volt, bene, vi portate l'unità centrale e ci attaccate lo stereo per ascoltare musica in campagna, ci attaccate le luci a LED della baita, quindi non dovete portare tutto quanto. Questo lo reputo veramente attaccare alla batteria anche un supporto utilizzativo. Qui avete il tastino di accensione e di spegnimento, è veramente stata una genialità da parte di Bluetti. E a tal proposito ragazzi, queste batterie, queste LiFePO 4, ok, sarebbe litio ferro fosfato, quanto durano? Un anno e le buttiamo? Mamma mia, non farei neanche la recensione. La casa madre dice utilizzate al 100% 3500 cicli, utilizzate al 50% 6000 cicli. Ora il 6000 cicli l'avete sentito, quelle che compriamo noi per fare le nostre installazioni, è uno standard. Ora 3500 cicli, se facciamo un ciclo al giorno, anche se non è così, perché non andremo a svuotarla sempre ogni giorno e ricaricarla al 100%, comunque diventano circa 9-10 anni, cioè sono tantissime. Quante cose cambieranno da qui a 10 anni? Cioè sono prodotti che possiamo definire tranquillamente, al di là dell'utilizzo, longevi. Questo è un aspetto che ci tenevo a specificare perché queste batterie sono veramente buone, arricchite di elettronica, e in connessione con questo, 4 di questi insieme all'unità centrale fanno 12 kWh con un'elettronica veramente affidabile. Per quanto riguarda le batterie, lo dicevo prima e lo voglio ribadire, qua di fianco abbiamo l'attacco che è questo, sempre l'MC4 generale, e questo qua che è la presa che colleghiamo di fianco in modo da poter anche caricare le batterie singolarmente. Se abbiamo detto un attimo fa ce la portiamo solo questa senza unità centrale, bene, con questo cavetto e la presa accendino attaccata qui, noi dalla macchina la possiamo caricare se abbiamo un viaggio lungo. Anche questa versatilità di poter caricare la batteria singolarmente, utilizzarla singolarmente, è eccezionale. E tra l'altro queste batterie possono essere caricate, visto che l'ingresso concede da 12 a 60 volt in corrente continua, quindi molto ampio, possono essere caricate, ragazzi, stupitevi, con qualsiasi cosa, che sia il generatore, che sia la pala eolica, che sia anche le batterie al piombo. Sul manuale c'è scritto possono essere caricate direttamente con le pinze all'adattatore dalle batterie al piombo, quindi
dalla macchina, dal cambio, da quello che vogliamo noi. La versatilità è veramente ampia, dal caricabatterie, dai pannelli fotovoltaici e dalla colonnina EV, che sarebbe Electric Vehicles, ovvero quelle che troviamo in strada. Quindi veramente abbiamo la possibilità di caricarle come vogliamo. Voglio dirvi anche un piccolo dettaglio, perché sapete che su questo canale, quando parliamo di pannelli, parliamo spesso di VOC per ISC, per andare a calcolare bene le potenze, chiamiamole massime, mai raggiungibili, ma che in certi momenti possono essere raggiunte. Ebbene, questi pannelli fotovoltaici, un pannello di questi esteso in monocristallino, efficienza altissima 23.4, ebbene il VOC è 46,5 per ISC 10,8. Se facciamo 46,5 per 10,8 fa circa più di 500 watt. Quindi questo in una condizione di sole luminoso, con nuvole bianche o con una rifrazione da neve, possiamo anche arrivare a mezzo kilowatt di produzione. Sono pannelli importanti. Col fatto che possiamo portarli ovunque abbiamo comunque mezzo kilowatt massimo, ripeto, mai raggiungibile, però abbiamo un pannello di qualità superiore. Questo era importante che ve lo dicessi, perché spesso su questo canale lavoriamo con le potenze VOC per ISC, che sono quelle da tenere sempre in considerazione quando calcoliamo i regolatori di carica, o nel caso degli inverter ibridi con regolatore di carica incorporato. Un'altra nozione sulla sicurezza: ricordate sempre di collegare la terra. Qui se usate il cavo c'è proprio la spina con la terra, la classica asciugo, e la terra va connessa alla terra di casa. Quindi qualsiasi utilizzo ne possiate fare, ricordate, fase neutro e terra vanno sempre collegati affinché, a fronte di shock termici o magnetotermici, situazioni varie, possa tutto funzionare correttamente. È importante il differenziale, ricordatevi, il salvavita, come viene chiamato, funziona solo se c'è una buona terra, se c'è il suo neutro e la sua fase. Quindi ogni tanto, ecco, una cosa importante, esco un attimo dalla recensione: quando avete il vostro differenziale salvavita, ricordate una volta al mese o ogni 2 mesi, ma ogni mese andrebbe provata la terra, cioè quel tastino che c'è sopra la leva. Non confondete il differenziale salvavita con il magnetotermico, è un'altra cosa. Ci sono anche differenziali salvavita inglobati al magnetotermico, ma sono 2 levette. Ebbene, questa levetta attacca e poi sopra c'è, anzi lo vado a prendere e ve lo faccio vedere, perché questa è una cosa importante per la sicurezza, ragazzi. State un attimo in attesa. Eccomi tornato, chiaramente scherzavo, ci ho messo proprio, ho fermato la telecamera. Questo è un magnetotermico, ragazzi. Questo, quando c'è un surriscaldamento, ovvero si va oltre la capacità, questo sgancia. Questo è un magnetotermico anch'esso, ma abbinato al differenziale salvavita. Vedete la differenza? Manca questo prodotto. Questi ne ho presi 2 a caso adesso in laboratorio. Ora, questo salvavita, una volta al mese bisogna schiacciare il tastino del test, e questo, quando schiacciate, tlac, chiaramente staccate prima tutti gli elettrodomestici. Schiacciato questo, la leva si abbassa, si sgancia, significa che la terra funziona bene. Se questo non avviene, dovete controllare l'impianto di casa. Scusate se mi sono divagato su questo tema, non è solo il magnetotermico, questo che vi ho fatto vedere prima, ci vuole il salvavita negli impianti e bisogna testarlo una volta al mese. Perché? Perché i cavi si sganciano, si ossidano, succede qualcosa per cui la terra, questa matassa che dovrebbe essere abbastanza significativa, va a perdere il suo valore, e quindi questo non sgancia. Se pigliate la corrente, voi bambini e quant'altro, vi fate male. Mi raccomando, ragazzi, mandatemi i messaggi con scritto "non l'avevo controllato, non saltava, grazie Gianni", ok? Questo è il messaggio migliore che possa ricevere, perché insomma si parla di sicurezza. Ragazzi, andiamo avanti. Bene, grazie Gianni, ho capito tutto. Adesso io attacco qua praticamente il frigorifero, qua attacco le luci, qua attacco la lavatrice. Che cavo devo usare, visto che devo portare una prolunga, oppure devo entrare attraverso i muri, eccetera, fare un impianto stabile in baita piuttosto che una casa modesta? Bene, questi sono 3 kW con 6 kW di spunto, non usiamo cavi da 1,5. Qui dobbiamo usare cavi che vanno dal 2,5, 2 è già poco, quindi 2,5. A volte si hanno anche difficoltà, adesso c'è il 2,5, il 4, insomma guardate le sezioni che ci sono in base adesso alla carenza di materiali, però un cavo da 2,5 minimo, anche se un po' grossino, però date portanza
alla corrente senza surriscaldamenti. Non fateli troppo lunghi e soprattutto le spine asciugo fatte bene, ci sono anche quelle che si montano a parte. Scegliete prodotti di qualità, tanto un asciugo scadente a 50 centesimi, una buona 1,20 €, 1,50 € è meglio quella buona. Quindi andiamo su prodotti validi in questi piccoli dettagli che fanno la differenza, non fanno scaldare. Se mettete una presa con un cavo sottile e la presa fallace, cosa succede? Che qua si crea un surriscaldamento, rovinate anche le spine interne. Cioè, questo lo reputo, anche questo importante. Ho colto l'occasione di questa recensione per andare a dirvi anche queste cose extra, ragazzi, spero che le apprezziate. Una cosa che ci tengo a dire per sicurezza, e la sicurezza qua su questo canale è la priorità, non pensiate minimamente di connettere in parallelo il Bluetti con la rete, il Bluetti con lo scambio sul posto, cioè i cavi fase neutro non vanno mai uniti insieme, o uso la rete o uso Bluetti. Molti di voi diranno: Gianni, ma questo è scontato, ma io lo dico perché non è scontato per tutti. Questi sono prodotti che funzionano in funzione UPS, cioè da solo in emergenza, o primary source, cioè prima io e poi la rete, ma non insieme. Attenzione, questo è fondamentale. Andiamo avanti, ragazzi. Io qua non so più cosa dire, ci sono tantissime cose da dire, lo vedremo nei video successivi con la vostra pazienza. Andiamo avanti, ragazzi. Ora, ragazzi, mentre questo video sta avvolgendo al termine, mi piace vedere tutto acceso. Io vorrei veramente chiedervi una cosa, una vostra opinione anche sul canale, perché io ho scelto questo canale per farlo diventare, la mission oramai la strasapete, voglio aiutare chiunque a produrre la propria corrente, però lo voglio fare in un modo etico, cioè qui si fanno le recensioni dove lo youtuber ci guadagna qualcosa, ma il punto è che non avete visto e non vedrete mai recensioni di prodotti non effettivamente buoni. Su questo canale, nonostante gli iscritti, ci sono poche recensioni, ma io vi dico questo anche se non dovrei. Voi non avete idea settimanalmente quante aziende mi chiamano, e le batterie, gli inverter. Allora voglio fare recensioni serie fatte in questo modo, dove dalla mia verve capite che c'è veramente passione su questo canale, perché i prodotti sono buoni, sono validi, al di là che li acquisterete o no, ma diventano la cultura di questo canale. E qua non voglio che passino prodotti di basso livello. Questo è il primo aspetto che ci tengo a farvi capire, ma già l'avete capito, e menzionatemelo se è vostro piacere nei commenti. Ora, ho un po' di difficoltà a stare dietro a tutte le domande che mi fate, vi chiedo scusa perché ogni tanto mi piglio una mezza giornata e rispondo a 200 persone. Su Messenger rispondo a tutti perché lì poi faccio anche qualche webinar. Questo è il mio lavoro, insomma, avete capito? Io ho chiuso tutte le aziende, come ho già detto qualche video fa, e adesso sto facendo lo youtuber e il webinar. Questo mi garantisce di vivere. Io ovviamente ho la mia partita IVA, pago le mie tasse e tutto il resto. E andiamo avanti così. Un'altra cosa che volevo dirvi, su questo vorrei veramente il vostro commento, positivo o negativo. Io ho deciso su questo canale quanto più possa riuscire ad andare, come si dice in gergo, a braccio. Significa, quando spiego non mi piace fare pause, interruzioni, eccetera. A volte faccio dei mix perché magari tolgo uno starnuto piuttosto che un errore, però andare a braccio significa far diventare questo canale un documentario, farlo diventare non una recensione ma una descrizione dettagliata, come dite voi, delle puntate, dei documentari, perché andare a braccio significa esternare in maniera diretta e istantanea, senza che io debba creare delle consulenze magari anche fittizie o commerciali, ma in base a quello che io ho imparato in 42 anni. Ebbene, in base a questo si genera un dialogo continuativo. Questo significa andare a braccio quando si parla di video. Ho un microfono buono finalmente grazie ai vostri consigli, ho una telecamera buona grazie ai vostri consigli. Ebbene, spero che le immagini, il suono siano di qualità. All'esterno avete visto c'è qualche discrepanza sui volumi. Vi prego di accettare con tolleranza questo discorso. Mi sono dilungato anche in questo perché lo reputo un proseguo importante per quello che è il valore della vostra iscrizione sul mio canale. Grazie ragazzi, siamo arrivati addirittura d'arrivo. È stata lunghissima, è stata bellissima. Voi sapete che io faccio un video ogni 5-7 giorni, 8 di solito. Ebbene, un video settimanale. Qui ho tardato, non perché fossi in vacanza, perché con la libertà che mi sono
preso rispetto al passato, alle aziende passate. Oggi io sono in vacanza, lo vedete dalla tranquillità, dalla serenità e dall'affetto che provo per tutti voi, perché rispondo a tutti voi. Mi raccomando, sempre educati sui messaggi, sempre non allusivi, sempre non blasfemi, sempre non con argomenti politico-socio-economici. Non c'entra niente con questa recensione della Bluetti. Mi chiameranno e diranno: Gianni, però parla del Bluetti, non parlare. Vabbè, io devo parlare anche del canale. Detto questo, ragazzi, vi dico sempre: iscrivetevi, attivate la campanella, che sono poi i like, eccetera. Se vi piace il video mettete like, se no no, perché dovreste metterlo. State guardando tanti altri canali di tanti altri collaboratori YouTube, che ringrazio qua in questo video, perché tutti stiamo lavorando al di là del guadagno che abbiamo su YouTube, che non è mai quello che speriamo, ma però che va bene per farci vivere bene tutti. E ringrazio tutti gli YouTuber. Stiamo cercando di lavorare anche per darvi tutta la conoscenza che serve. Guardate gli altri canali, fatevi cultura, guardate questo se è vostro piacere, mettete i like se è piacere, ma iscrivetevi, perché questo è importante per il mio canale, e attivate la campanella se volete le anticipazioni su tutti i link che metto, in modo da andare a bloccarli, vista purtroppo la carenza dei materiali. Anche qui sono andato a braccio, avrei potuto fare un video, ma non ci sta sulla diciamo, la continuità non è mai neanche conveniente in termini di qualità sul video, ma ho fatto così. Farò così, spero vi piaccia, spero vi iscrivete al canale, e se volete attivate la campanella. I like sono una vostra prerogativa. Ragazzi, buona giornata a tutti, buon impianto e buona produzione della vostra corrente. Al prossimo video.